Cari amici, bentornati in questo nuovo video. Allora, come vedete il tetto è ancora appoggiato. Qui davanti è comparso un palo, ok? Quanto abbiamo fatto, state fatte delle prove tecniche per rimuovere il vecchio cruscotto che dovrebbe essere appoggiato, ma a quanto pare non è così. E quindi andrà rimosso anche lui, andrà rimosso e bisognerà vedere un po' qui davanti come e cosa fare, perché merita un po' di studio quella parte qui davanti. Allora dovremmo pulire tutta quella parte qui, tutta quanta, fino almeno a qui sotto, credo. Bisogna rimuovere tutta la vernice, rimuovere quello sputo di tetto che è rimasto, e dopodiché faremo una dima di cartone per prendere la sagoma del tetto e capire, così possiamo togliere il tetto e potremo capire qui davanti come e cosa costruire. Infatti il punto più critico sarà praticamente questo: noi faremo una dimetta di cartone, toglieremo il tetto, di modo che avremo gli ingombri reali di qui davanti. Parallelamente dovremmo iniziare a preparare qualcuno di questi soldatini, ok? Per iniziare ad impostare tutto lo scheletro, quindi puntare tutto. Dopo bisognerà aggiustare un attimino il passo di questi, che abbiamo notato che non è proprio perfetto, 100 qualche millimetro, quindi ne staccheremo 2 o 3 perché dobbiamo riposizionarli in maniera corretta. Faremo anche questi che sono diversi, sono lievemente più lunghi, e probabilmente sì, diciamo che l'idea è di puntare tutto quanto anche sul tetto, puntare tutto, così togliamo questa e questa le togliamo che non ci servono più. Toglieremo poi anche queste quando sistemeremo il tetto là davanti e avremo fondamentalmente tutto lo scheletro libero e a posto. Sarà veramente lunga e pallosa all'impossibile, perché tagliare tutti questi soldatini qua sarà la morte. Sarà veramente pesante, lungo e noioso. Infatti andranno tagliati e smerigliati tutti per fare una buona saldatura. In più dovranno essere precisi, perché sennò rischiamo che si storti questo pezzo di struttura, perché se non entrano in maniera corretta ci spostano tutto. Nella parte qui posteriore andrà saldato, diciamo, la prolunga, questa. Qui dovremo fare un'ulteriore modifica perché non ci troviamo con le misure, quindi andrà applicato qualcosa a zona qui, suppongo, ma comunque penso che lo salderemo finito e poi ci penseremo a cosa fare nello specifico. E niente, questa qui è più o meno l'idea di quello che dovremmo fare all'incirca. Niente dai, quindi non so, vediamo, puliamo lì, tagliamo un po' di soldatini e quando siamo a un punto soddisfacente riprendiamo, dai. Allora, abbiamo rimosso il tetto, questo qua. Adesso abbiamo cambiato anche un po' posizione, di modo da proteggere tutta questa zona dalle scintille, e nel mentre che verrà pulita tutta quella sezione lì davanti, più probabilmente anche quella qui sotto, ma ci arriviamo dopo, con grandissima organizzazione, bancale di scarti, pezzo di campione al suo posto. Abbiamo fatto un fermo con questo ferro, di modo da avere una battuta sempre precisa, e qua si inizia a tagliamo fino a che iniziamo svuotando il bancale, tutti gli scarti che abbiamo in giro, poi valutiamo e capiamo dove siamo arrivati. Dovrebbero servire all'incirca su per giù 160-180 soldatini per adesso. Poi c'è tutta la sezione anteriore che è ancora da vedere, però più o meno siamo conciati così. Niente dai, accendiamo la taglierina,
accendiamo il flessibile e ci vediamo tra un po', tra un bel po'. Allora, aggiornamento. Siamo arrivati a quota 101-102 soldatini, su per giù. Facendo i conti ne servono all'incirca 167 per riuscire a far tutto. Come scarto siamo agli sgoccioli, c'è qualcosina lì, c'è quel pezzo qui, lì è più o meno tutto l'inutilizzabile allo stato attuale. La taglierina c'è ancora e all'interno la situazione si commenta da sola, ne merito disastro. Allora, abbiamo rimosso il tetto perché picchia la testa una volta, picchia la testa due, abbiamo deciso di toglierlo provvisoriamente e fondamentalmente abbiamo rimosso le due chiusure, questa e quella là. Abbiamo iniziato a pulire di qui, abbiamo pulito tutta quella parte di qui, poi abbiamo iniziato a guardare il cruscotto sotto, abbiamo deciso la priorità a quella parte qui perché dobbiamo capire il ferro, cosa fare, come fare, abbiamo necessità prima di capire cosa fare qui, il tetto lo faremo poi. E fondamentalmente è un gran casino perché allora abbiamo tolto quel profilo qua che tanto era su appoggiato, quindi abbiamo preferito toglierlo così puliamo tutto. Così andremo anche a rimuovere, non si vede, così andremo a rimuovere anche tutte le viti, ok, tutti i dadi, che nello specifico è questo, che è quella cosa qui, quell'ammasso qua di roba più o meno saldata. Li toglieremo tutti, uno, due, un po' tutti quanti, e li andremo a sostituire probabilmente con qualcosa di un po' più grosso. Questo qua nel M10 passeremo a qualcosa di un po' più sostanzioso e praticamente per rimuovere il cruscotto e questo qui è un gran casino, è veramente un gran casino perché sono saldati anche da dietro. Quindi molto probabilmente andremo a togliere sia questa piastra che questa e è un merito disastro perché non ci ricordavamo e fosse saldato dietro. Praticamente questo prosegue di qui e vedete è tutto quanto un gran... Questo qui è quello che vediamo da fuori, ce n'è uno saldato lì e uno dietro e in più lì è saldato tutto quanto insieme. E abbiamo deciso di partire da qui perché era la parte più bastarda e allora vediamo di risolvere in qualche modo. Quindi adesso forza e coraggio, finiamo di tagliare i soldatini così poi li posizioniamo e almeno tiriamo via anche questo macello e intanto continuiamo a togliere tutta quella parte qui sotto, dai. Allora, come potete vedere la situazione sul pavimento è sempre meglio. Nello specifico è stato pulito tutta questa zona, ok? E è stato rimosso tutto quel bordino qua, ok? Tutto quanto. Qua praticamente c'era su un piatto come di là più la chiusura. A differenza di là, dell'altra parte, era saldata in maniera molto più pesante, quindi è stato un calvario. Qui si vedono le chiusure come dall'altra parte, quindi il dadino con qua dentro saldato a elettrodo con una grandissima qualità, però non si sono mai rotti, quindi il test direi che l'ha passato. Adesso c'è un inghippo, ho finito tutto il ferro di scarto, quindi prima di andare a utilizzare il ferro che ho di là togliamo tutta questa parte qui come avevo già detto prima, la eliminiamo tutta ed eventualmente per non sprecare ferro qui dovremmo fare una piantana che da qui sale su fino a qui dietro per sostenere il portavetro e per costruire la gabbia qui del cruscotto dopo. Quindi valutiamo se fare queste 2, 3 o 4 piantane che siano e con gli scarti finire la parte di soldatini o se semplicemente pulire tutta questa zona qui e fare i soldatini lo stesso e qui ci pensiamo poi. Quindi direi che magari si dà una pulita, poi flessibile, ci appoggiamo o qui e vediamo di strappare via tutta questa parte qui di ferro che non serve più a niente e poi anche qui puliremo tutto quanto, così questa parte qui sarà finita. Quindi
forza e coraggio e vediamo di riuscirci. Allora, come potete vedere si va avanti. Qui abbiamo pulito, diciamo, sto termine. Qui adesso la difficoltà è che abbiamo finito i dischi del flessibile e dobbiamo togliere tutto questo schifo. Questo schifo, oltre a essere saldato qui, è anche saldato dietro, come vi dicevo, e sarà un dramma, perché con il flessibile dobbiamo andare a appoggiarci qui e uscire dall'altra parte, perché togliere la piastra che c'è lì dietro, se riusciamo evitiamo, se no la tiriamo giù. E poi andrà tolto anche tutto quello schifo che c'è lì, con la traversa di vecchia, fanno tutte parte del primissimo step di questa macchina. Vabbè, andiamo avanti dai, che è meglio. Sono ufficialmente contento a dir poco, perché li ho tagliati tutti, finalmente. Allora, questi qui, più questi e questi sono una misura. Quel pacchettino qui è un'altra misura e quel pacchettino qui è un'altra ancora che serve per il tetto. Quindi, nello specifico, i soldatini sono tutti pronti. Mi manca da pulire questi, vedete qua che c'è su un po' di rugosità nella bavetta, andranno portati in questa condizione e riguarda soltanto quel blocco qui, questi e questi qui, e poi siamo a posto, il resto è fatto. Mentre qui all'interno la situazione è panico paura. Allora, si sta rimuovendo questo, quindi vedete lì è tutto pulito, mancano gli ultimi 40 cm, così saremo a posto, poi eventualmente mancherà quello. E la situazione è veramente lunga, è un macello, è davvero un macello qui dentro. È già stata pulita la macchina, Lì c'è il tetto dove andranno fatti i rinforzi dopo, la parte sopra ci penseremo. Qui la situazione è uno schifo come prima e si va avanti così, niente, quindi togliamo questo qui e poi vediamo se arrenderci per oggi o se andare avanti ancora un pochetto, dai. Allora, partiamo da ciò che più mi interessa. Allora, i soldatini sono tutti intestati, vedete, sono nice and clean tutti quanti. Ottimo, questi qua sono pronti per essere installati. Dopodiché, aggiornamenti all'interno. Allora, ovviamente la macchina è conciata uno schifo come prima. È stato pulito fuori praticamente tutto. Abbiamo montato la porta perché dobbiamo vedere cosa fare qui sotto, in questo angolino qui, per quello che riguarda lo scatolato originale, perché è conciato un disastro, come vedete. Durante la prima stagione, quando abbiamo rimosso la piastra che c'era qui, avevamo combinato un emerito disastro. Qui ci sono dei buchi, qui dei buchi ancora, quindi l'idea è di rimuovere tutta questa qui interna e installare a questa altezza una traversa sempre da 5x5 che andrà, chiedo scusa, qui sotto. Internamente la andremo a collegare qui fin sotto al portavetro, dove dobbiamo ancora pulire tutto. Praticamente, allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbandonato il discorso del qua sotto, perché abbiamo fatto il tetto, perché il tetto ci serviva per fare le misure della piastra e dovevamo essere sicuri di quello che facevamo. Allora, ve la faccio semplicissima. Non ho registrato un cacchio perché mi si è scaricato il telefono, quindi non ho neanche una mezza foto, ma praticamente abbiamo pulito la piastra ed era conciata una merda. Quindi l'abbiamo prima smussata, poi l'abbiamo pulita, era praticamente conciata talmente male che l'abbiamo tagliata qua, abbiamo tolto tutto lo schifo che c'era qui dietro e ne abbiamo fatta su una nuova, così almeno abbiamo fatto un pezzo unico da qui fino in cima. Almeno non avevamo la giunta più o meno a questa altezza e abbiamo preferito far così.
Per voi è lo stesso video, ma qui sono passati 2 giorni per fare quel lavoro lì praticamente. E già che c'eravamo, adesso bisogna trovare un modo per arrampicarsi. Il nuovo setup è questo. Praticamente qua abbiamo tolto tutto, abbiamo rimesso questa traversa, è solo puntata perché è su per far finta, praticamente non gli serve a niente. Abbiamo fatto l'intelaiatura del tetto, qua l'abbiamo saldata per tenere botta questo. Questa traversa qui è provvisoria e anche questa, quindi non siamo sicuri che serva, quindi abbiamo lasciata puntata, mentre questi li abbiamo saldati. Saldato qui e saldato lì, questi e questi qua. Quindi così il tetto è così messo, eccellente. Quindi, opla, riabbandonando ancora la parte del tetto e sperando che non capiti più una cosa del genere, partiremo probabilmente o ad aprire lo scatolato o iniziamo a montare tutti i soldatini qui sotto e in tutto il resto della macchina, perché fondamentalmente ci sono queste due cose da fare e ovviamente bisogna anche finire di pulire qui sotto. Infatti è esattamente come prima. Vabbè, ad ogni modo questa è la situazione, lo stato di degrado all'interno è lo stesso, lo stato di degrado di abbandono al di fuori è lo stesso. Beh, direi che non è male. Quindi faccio vedere di qua com'è bella con la sua portiera, così vi lascio una bella immagine di fine video. Voilà. E io con quest'ultima immagine vi ringrazio tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.